Oggi parliamo di Flexbox, un tool di layout offerto da CSS3 che fondamentalmente ci permette di disporre una serie di elementi in riga o in colonna, divenuto ormai molto popolare e praticamente lo standard per lo sviluppo di siti web responsive. E questo a ben vedere perché con una sintassi piuttosto semplice e concisa ci permette di realizzare layout anche piuttosto complessi. Vediamo subito di cosa si tratta. Bene, mi trovo come sempre in VS Code e al momento ho preparato questo semplice markup per appunto illustrare Flexbox e il suo comportamento. Abbiamo semplicemente questo container, questo rettangolo grigio, con al suo interno tre div che ho chiamato box, che sono questi tre azzurrini, e essendo dei div appunto sono dei block level element, che significa che il loro display ha valore block, ovvero che prendono tutto lo spazio che gli è dato a disposizione. Quindi in questo caso vanno in stack uno sotto l'altro. Questo ci serve come base di partenza per l'analisi di Flexbox che in prima battuta, andando nel nostro style CSS, possiamo dire che Flexbox non è altro che un modo per raggruppare un insieme di elementi e forzarli a disporsi in riga. Per creare un container flex non facciamo altro che andare a targettare il nostro container e a dargli un display con valore flex. E vediamo che displayFlex ha come effetto quello di prendere i figli diretti del nostro container e disporli in riga fondamentalmente. I figli diretti, che in questo caso sono tre, questi tre box, diventano automaticamente dei cosiddetti flex item e questo in particolare significa che il loro valore di display non è né block né inline block e provare a cambiarlo non avrebbe alcun effetto. Se infatti noi andiamo a targettare ad esempio una box, ad esempio la prima, quindi endChild 1, la nostra prima box, quindi l'item numero 1, e andiamo a dargli un display di tipo block, vediamo che non succede assolutamente nulla. Questo perché appunto le nostre box in questo momento sono speciali, sono trattate come dei flex item e come tali si comportano. La chiave per capire come funziona Flexbox è il concetto basilare di main axis e di cross axis. Il main axis è l'asse su cui si dispongono in linea i nostri elementi, di default quello orizzontale, mentre il cross axis è l'asse ortogonale a questo, quindi l'asse verticale. Sul main axis è possibile effettuare un'operazione nota come giustificazione degli elementi, e giustificare gli elementi significa come questi dovranno occupare un eventuale spazio rimanente lungo il main axis, quindi lungo l'asse orizzontale. La proprietà che in particolare controlla la distribuzione dello spazio lungo appunto il main axis si chiama Justify Content e Justify Content di default, se non la dichiariamo, ha il valore flex start. Infatti noi vediamo che se settiamo flex start non succede assolutamente nulla. Ci sono però altri valori possibili che possiamo dare. Uno ad esempio è flexEnd, che come vediamo giustifica gli elementi alla fine del nostro main axis. Abbiamo poi center, che come dice la parola stessa giustifica i nostri elementi al centro del main axis. Abbiamo un altro valore che è spaceBetween, che sostanzialmente garantisce che il primo e l'ultimo flex item si trovino sempre agli estremi del nostro main axis e i restanti flex item, in questo caso solo uno, siano spaziati in maniera identica fra loro, quindi abbiano a sinistra e a destra uno spazio sempre uguale. Un altro valore possibile è space evenly, che invece garantisce che tutti gli elementi abbiano uno spazio identico sia a sinistra che a destra, in particolare anche il primo e l'ultimo flex item. Infine abbiamo space around, che è identico a space evenly tranne per il primo e l'ultimo flex item, che invece hanno uno spazio rispettivamente a sinistra e a destra che è pari esattamente alla metà dello spazio restante fra tutti gli altri elementi. Ovviamente anche per Flex ci vengono in aiuto i DevTools del nostro browser, che consiglio fortemente di usare in qualsiasi circostanza, ma in particolare con Flex e altri tool di layout diventano veramente indispensabili. E vediamo che a fianco del nostro container su cui abbiamo applicato un display flex
viene applicata questa etichetta su cui noi possiamo cliccare, e questo ci mostra appunto la disposizione degli elementi, ci evidenzia la disposizione dei nostri flex item all'interno del container, e possiamo andare a modificare il valore di Justify Content in tempo reale e vedere appunto come cambia la disposizione degli elementi, e può essere molto utile per fare degli esperimenti veloci senza bisogno di farli nel codice. Tra tutti questi metodi di giustificazione del contenuto che abbiamo appena visto, sicuramente i più utili sono flex start, flex end, center e space between. Personalmente mi ritrovo molto di rado ad utilizzare valori come space around e space evenly, ma anche loro ogni tanto hanno i loro casi d'uso. Da notare ovviamente che tutti questi metodi di giustificazione hanno senso solo e soltanto se è presente dello spazio rimanente sul main axis, ossia se i nostri flex item occupassero già tutto il container e non vi fosse quindi più spazio, non avrebbe alcun senso parlare di giustificazione degli elementi. Facciamo un esempio, rimuoviamo il justify content space around, quindi torniamo nella situazione originale e diamo al nostro container una width pari a min content. Quindi in questo caso il nostro container è largo solamente quanto basta per contenere i flex item, non un pixel in più. Quindi aggiungendo un justify content con un valore qualsiasi, ad esempio center, vedremo che semplicemente questo non ha effetto. Possiamo andare nei nostri DevTools come sempre e andare a farlo qui in diretta. Vediamo che qualsiasi valore io vada a scegliere non cambia assolutamente nulla. Questo perché, come dicevo prima, non abbiamo spazio rimanente sul main axis e quindi non ha proprio senso parlare di giustificazione del contenuto in questo caso. Passiamo ora al cross axis, ovvero l'asse verticale, dove invece è possibile effettuare l'operazione ortogonale a quella appena vista, nota come allineamento degli elementi. Allineare gli elementi significa decidere come questi dovranno occupare lo spazio rimanente lungo il cross axis. La proprietà in particolare che controlla questa distribuzione dello spazio verticale si chiama align items, e di default, se noi non la dichiariamo, prende il valore stretch, e questo è il motivo per cui i nostri elementi sono tutti stirati per coprire l'intera altezza del nostro container. Quindi di base in altezza, diciamo, sull'asse verticale, i nostri flex item stretchano fino a coprire l'intera altezza del nostro container flex. Altri valori però possibili per align item sono ad esempio flex start, che fa in modo che i nostri elementi siano allineati, diciamo, all'inizio del nostro cross axis. Ovviamente abbiamo lo speculare flex end che ce li allinea in basso, e abbiamo poi ad esempio center che ce li allinea al centro. A differenza però del main axis, il cross axis permette anche di distribuire gli elementi non solo come un gruppo, come abbiamo fatto fino adesso, ma anche singolarmente. E nello specifico infatti esiste una proprietà che si chiama align self, che prende gli stessi valori fondamentalmente di align items, ma viene applicata ad un singolo flex item piuttosto che all'intero container. Mi spiego meglio con un esempio. Andiamo per esempio a targettare la seconda box, quindi la box che è un nth child 2, ovvero questa box qua con scritto item 2, e andiamo ad applicare ad essa la proprietà align self con valore ad esempio flex end, e come possiamo vedere abbiamo allineato gli elementi in generale al centro tramite align items, ma la box numero 2 è allineata singolarmente in basso. Quindi questo allineamento che abbiamo a livello di singolo elemento è possibile solo sul cross axis. Sul main axis no, perché Flexbox non prevede una proprietà che si chiami justify self. Ovviamente è possibile combinare align items e justify content insieme, quindi potremmo decidere di giustificare orizzontalmente gli elementi con il valore space between e verticalmente ad esempio con il valore flex end, e quindi avremmo questa situazione in cui gli elementi sono verticalmente allineati in basso grazie ad align items,
e orizzontalmente sono disposti come ci dice Space Between, quindi con il primo e l'ultimo agli estremi e i restanti spaziati in maniera equa fra loro. Un utilizzo combinato di queste due proprietà è spesso questo qui, Justify Content Center, Align Items Center. Questo fondamentalmente ci permette di centrare in un colpo solo sia orizzontalmente, perché con Justify Content abbiamo allineato al centro sul main axis, sia verticalmente, perché con Align Items abbiamo allineato sull'asse appunto verticale al centro. Una cosa interessante che non ho sottolineato finora è come il container Flex di fatto obblighi i suoi elementi a rimanere in riga anche a costo di fuoriuscire dal container e fare overflow. Se infatti provassimo a restringere piano piano la nostra finestra, vedremmo che ad un certo punto i nostri elementi cominciano ad uscire dal container, siccome appunto Flex li sta obbligando a rimanere in riga anche a costo di appunto fuoriuscire, di fare overflow. È possibile però dire al nostro container che una volta che i nostri flex item si sono schiacciati il più possibile, hanno raggiunto la loro dimensione minima accettabile e non possono più stare fisicamente nel container, questi debbano andare a capo su una nuova riga. Questo si fa con una proprietà che si chiama flex wrap, che di default ha il valore no wrap, che dice appunto che gli elementi non possono wrappare, non possono mai andare su più righe. Settando però il valore wrap, noi notiamo che una volta raggiunto un limite di spazio, gli elementi cominciano a wrappare e ad andare quindi a capo su una nuova riga. Qui entra in gioco una proprietà più raramente utilizzata in Flexbox, ma che talvolta può far comodo, che prende il nome di Align Content e ha senso solamente se abbiamo settato la proprietà FlexWrap al valore wrap, ovvero ha senso solamente quando possono esservi effettivamente più righe flex. Fondamentalmente questa proprietà Align Content stabilisce come debbano essere risposte queste righe, quindi abbiamo valori come flex start che ci dispone le nostre righe appunto all'inizio del container, flex end ce le dispone alla fine, abbiamo valori come center, ce le dispongono al centro, ma anche space between, insomma abbiamo tutti i valori che avremmo per justify content, tranne che qui appunto il valore di default non è flex start come lo era per justify content, ma è stretch, quindi se noi non diciamo nulla il valore di default è questo e vediamo che le nostre righe vengono effettivamente strecciate. Attenzione a non confondere align items e align content, perché è molto facile confonderle, ma sono due concetti molto diversi. Proviamo ad esempio a settare align items al valore center e proviamo a settare align content al valore flex end e quindi vediamo che i nostri elementi sono allineati al centro grazie ad align items. Andiamo con i DevTools a chiarire meglio questa situazione. Abbiamo il nostro container flex, abbiamo le nostre tre righe flex, vediamo che sono queste, identificate da queste righe viola. Proviamo a rimuovere sia align items che align content, quindi allineando gli elementi singoli al centro, quello che succede è che ognuno all'interno della propria riga flex viene allineato al centro, appunto. Allineando invece il contenuto alla fine, con flex end, abbiamo che l'allineamento avviene non a livello di elemento singolo, ma a livello proprio di riga flex. Quindi align content stabilisce come si devono disporre queste righe, quindi flex start ce le metterà in alto, center ce le metterà al centro e così via. Come abbiamo detto all'inizio, settando display flex su un container otteniamo come effetto che i figli diretti vengono messi su una riga, di cui chiamiamo main axis l'asse orizzontale, mentre cross axis quello verticale. Flex in realtà ci permette di scegliere se vogliamo ottenere una riga, che è il comportamento di default che osserviamo qua, oppure una colonna, tramite una proprietà che si chiama flex direction, che ha come valore di default row, che appunto è il motivo per cui vediamo i nostri elementi stare in riga,
ma possiamo anche dargli come valore column e vedere cosa succede. Quello che osserviamo è che gli elementi vengono messi in colonna ed il ruolo dei due assi ora si inverte, perché il main axis è diventato quello verticale e il cross axis è diventato quello orizzontale. Dunque anche le proprietà Justify Content e Align Items si comporteranno di conseguenza. Justify Content dal canto suo agisce sempre sul main axis, quindi in questo caso se noi andiamo a giustificare in maniera space between, vediamo che il main axis è diventato quello verticale, quindi i nostri elementi vengono disposti in maniera space between sull'asse appunto main, che è quello verticale. Align Items invece agisce sempre sul cross axis, che in questo caso è quello orizzontale invece, quindi andando ad esempio ad allineare i nostri elementi in maniera flex end, vediamo che questi vengono appunto allineati alla fine del nostro cross axis, che è appunto quello orizzontale in questo caso. Flexbox permette inoltre di settare uno spazio fra i suoi elementi, un cosiddetto gap. Proviamo a dichiararlo con una proprietà che si chiama appunto gap. Gap di 20 pixel ci garantisce che ci siano sempre 20 pixel di spazio tra tutti i nostri flex item, e la particolarità che rende gap così potente e bello da utilizzare è che il valore qui dichiarato verrà sempre rispettato anche nell'eventualità che i nostri flex item dovessero wrappare su più linee. Facciamo un esempio, andiamo a dichiarare la proprietà flex wrap con il valore wrap. Grazie a questo gap vediamo che anche quando facciamo resize e i nostri elementi iniziano a wrappare, abbiamo 20 pixel di gap non solo tra diciamo le nostre colonne, quindi tra elementi che stanno sulla stessa riga, ma anche tra eventuali righe che si verrebbero a formare. Quindi lo stesso gap di 20 pixel è applicato sia diciamo in verticale sia in orizzontale. Per completezza ci tengo ad aggiungere che oggi Gap è supportato su tutti i moderni browser, ma essendo una feature relativamente recente bisogna prestare attenzione ad utilizzarla con browser un po' più datati, in particolare risalenti a 2 o 3 anni fa, e vi lascio comunque in descrizione un link a caniuse.com che mostra il supporto corrente e passato di questa e di molte altre proprietà CSS per i maggiori browser in circolazione. Bene, quindi questa era una breve panoramica di Flexbox, ovviamente c'è molto altro dietro, ci sono tematiche più avanzate che volutamente ho lasciato da parte per questo video, ma che sicuramente tratterò in futuro. Quindi se il video ti è piaciuto, lascia pure un like e iscriviti al canale per non perdere contenuti come questo. E trovate come sempre in descrizione link al codice e risorse utili e noi come sempre ci vediamo nel prossimo video.